Buongiorno a tutti. Oggi inizia la prima puntata di Bash, vedremo un po' di comandi base su quello che è il terminale Linux. In questo caso ci ritroviamo su un Parrot Security e su Parrot, cliccando la combinazione di tasti Alt-T, vi aprirà il terminale. Tralasciamo questi errori, che sono delle schede di rete che ho montato ma al momento non ho in utilizzo, quindi chiede connessione ma non la trova perché sono delle sottoreti con altri dispositivi collegati. Allora, partiamo un po' dalla base. Quando si accede a un terminale siamo qualcuno, siamo un user sul PC. Come può succedere anche quando si accede a un computer dall'esterno, nelle CTF o nei test, e vogliamo sapere chi siamo a livello di sistema. In questo caso si sa chi siamo a livello di sistema con OAMI. In questo caso possiamo vedere che siamo NLR, quindi da lì capire se siamo su un dispositivo sconosciuto, se siamo root, quanti privilegi abbiamo e così via, però al momento rimaniamo solo a sapere chi siamo a livello user. Possiamo sapere anche il path, nel quale noi ci troviamo. In questo caso con più di possiamo sapere il path assoluto, quindi home NLR. Ci mostrerà sempre il path partendo dalla radice del sistema operativo. Se volessimo printare in questo home NLR che file o che cartelle ci sono, possiamo utilizzare il comando. Allora, con CTRL pulite il terminale con la combinazione CTRL. Se vogliamo sapere i file o le cartelle disponibili in questa cartella, in questa directory nella quale ci troviamo, possiamo utilizzare ls. In questo momento ci mostrerà tutte le sottocartelle che abbiamo, quindi desktop, documents, download, music, eccetera. ls ha delle variabili che ci mostrano più informazioni. Facciamo un esempio, ls-l. In questo caso ci mostra, allora, il primo, questa D vuol dire che è una directory. Questa è la lista di permessi. In questo caso per le directory lo lasceremo per più avanti. Facciamo un esempio, creiamo con nano un text.txt. Ciao. Vediamo. CTRL S, CTRL X, CTRL S per salvare, CTRL X per chiudere. Allora, vediamo ls-l. Allora, in questo caso possiamo vedere Pixie. Queste due NLR sono proprietario, il primo, e il gruppo, proprietario e gruppo dei permessi. Questa è la lista, vediamo che la D non c'è perché è un formato file, non è una directory. R è lettura, scrittura, e la X, che in questo momento non c'è, è esecuzione, perché è un testo, quindi non c'è l'esecuzione. Questa triade è del proprietario, quindi NLR può leggere e scrivere. Gruppo appartenente NLR può leggere e scrivere. Gli altri, che non sono né il proprietario né il gruppo, quindi tutto il resto di utenti che possono esserci, qualsiasi utente può solo leggere.
Quindi facciamo un esempio, quindi NLR faccio parte del gruppo sudoers, quindi tutti quelli che possono diventare root. Root è l'user con privilegi maggiori su tutto un sistema Linux, sarebbe come l'amministratore in Windows. Allora, se noi siamo nel gruppo sudoers, possiamo direttamente fare sudo su, ci chiederà la password, in questo momento vediamo who am I, siamo root, rifacciamo un nano test.txt, adesso vedremo pure il cat, CTRL S, CTRL X, quindi CTRL L puliamo, ls-l, possiamo vedere come test.txt ha root come proprietario e root come gruppo. Possiamo vedere che test.txt ha permessi solo per root, quindi noi qui siamo oramai nlr, quindi ls, io lo vedo text.txt, proviamo a fare una modifica. Test. Lo posso leggere perché tutti coloro che non sono root possono solo leggere, hanno solo il permesso di lettura. Tabulando vi fa l'autocomplete. Facciamo root, ciao, CTRL S, error writing test permesso deny, quindi non abbiamo la possibilità di salvare. Perfetto. Quindi CTRL X per chiudere, desidero salvare, no. Quindi io come root creo questo test. Voglio permettere a tutti la lettura e la scrittura del file. Quindi se voglio permettere a tutto il resto la scrittura dei file, ci sono due modi di inserire i permessi, di modificarli, o attraverso delle numerazioni o facciamo un esempio, attraverso della numerazione read è 4, write è 2 e esecuzione 1. Quindi faremo la somma. Se noi vogliamo fare che qui diventi completo, write, write ed execution, and execution. Qua vogliamo solo write e qui vogliamo solo scrittura e esecuzione e lettura, perché comunque se bisogna scriverlo, bisogna dare anche il permesso di lettura. Facciamo una prova. Il comando è chmod. Chmod, qua abbiamo detto tutti, quindi 4 più 2 più 1 viene 7. 7. Qua vogliamo solo lettura, proviamo. Solo lettura 4 e qua tutti quanti. Vi ricordo che mettere un 7 a tutto il resto è pericoloso. State esponendo un file che può diventare dall'esterno, da un account senza privilegi, soprattutto se è fatto da root, e state esponendo che possono creare un eseguibile qualsiasi persona, a qualsiasi senza privilegi di creare, modificare il file, quindi creare un eseguibile e leggerlo e fare l'esecuzione a livello di sistema. Quindi proviamo con il test. Quindi andiamo a vedere come si sono modificate. Quindi proprietario 7, quindi può avere tutti i permessi. Gruppo solo read, quindi il 4,
e tutti gli altri read and write. Facciamo che non vogliamo che nessuno dall'esterno possa fare niente con questo file, non devono né poterlo vedere né poterlo leggere né. Quindi però come noi siamo root, noi in questo caso siamo root, quindi abbiamo privilegi superiori su NLR. In questo caso andiamo a modificare per controllare che non lo possiamo leggere il test.txt che è proprietà root. Quindi vediamo ls-l, quindi vediamo test, quindi noi non possiamo fare assolutamente niente essendo NLR. Proviamo a fare un cat che per printare a schermo un file. Permission denied. Ok, quindi abbiamo capito che se non facciamo parte del proprietario del gruppo praticamente non possiamo fare assolutamente niente se ci levano i permessi all'ultima triade. Proviamo a fare il cat invece dove abbiamo i permessi, quindi al text.txt. Perfetto. Abbiamo visto prima il meno, meno A. Meno A quello che va a fare è printare tutti quelli che sono file e cartelle nascoste. Quindi sono di solito le cartelle col file il quale nome inizia con un punto. Quindi facciamo un esempio. Allora, con mkdir possiamo creare una directory, quindi make directory.test. Vedrete anche che si utilizza questo formato, .test, così, senza il punto. Questo punto slash vuol dire in questa directory corrente e mettono il nome della directory. Se vedete punto punto è la directory precedente. Potete anche trovare questa cosa qui, quindi la directory prima, un'altra directory ancora indietro. Quindi in questo caso facciamo nella directory corrente, che è uguale a scrivere così. Proviamo con questo formato, in questa directory. ls. Possiamo vedere che non esiste. Questa directory test che noi abbiamo creato non la possiamo vedere con ls. Con meno "l" non la vediamo ancora, con meno "la" la vediamo in questo caso. Cerchiamola. Eccola qui. Quindi tutte queste sono directory nascoste dei vari programmi che sono sulla home. Quindi per non riempire tutto nascondono configurazioni e tutto. Quindi se noi mettiamo meno A le possiamo vedere. Muoverci in un sistema, perché in questo momento siamo alla home, quindi possiamo muoverci dentro le cartelle, tanto verso l'alto quanto verso il basso. Ricordiamoci che se siamo un user, più ci avvicineremo alla radice e ai file di sistema, meno privilegi avremo, meno permessi avremo e meno potremo fare. Quindi a livello di radice e file di configurazione sempre ci vuole il permesso necessario. Quindi, vediamo.
comando cd. Cd senza niente ci porta alla home, così rimarremo nella home. A livello root ci manderà la radice del sistema. Quindi facciamo una prova. Muoviamoci. cd, quindi se io faccio punto punto, come abbiamo visto prima, ci sposteremo a una cartella di livello superiore, verso la radice del sistema. Quindi ora siamo in home. ls. Vediamo la nostra cartella della home. Possiamo fare cd, il nome della cartella, quindi ls. Torniamo indietro e proviamoci a muovere invece, sempre tabulando vi aiuta a muovervi, quindi nlr. Io voglio andare al desktop, cd nlr, cd nlr, desktop, quindi più d per sapere il fatto assoluto, mi ritrovo qui. Allora, quindi proviamo cd, mi dovrebbe portare alla mia home, ls più d. Oh, sono tornato alla mia home. Permessi. Io faccio parte del gruppo, come avevo visto, ho potuto fare sudo su, sono parte del gruppo sudoers. Quindi facciamo un esempio, io voglio tornare alla radice proprio del sistema e a modificare qualche file di sistema. Posso mettere quanti mi pare di punto punto slash perché arrivato alla radice non andrà più indietro. Questo è il simbolo della radice. Se facciamo più di, vediamo, radice. ls, ls, meno la, la. Qui troveremo tutte le directory del sistema, come etc, dove abbiamo file di sistema tipo passwd, le home, mnt che serve per montare memorie, media, opt, abbiamo root, la home di root, var. Proviamo a entrare su var, proviamo a entrare su cd, torniamo indietro, stc, ls, ls, per filtrare si può usare questo. Con il pipe stiamo concatenando una richiesta e stiamo concatenando un comando, quindi fammi un ls, filtra per il file che ha dentro al nome passwd, perfetto, sì. Quindi se vedete passwd ci sono la lista degli user presenti nel sistema, ci sono di- un po' di informazioni a livello di sistema. Facciamo un esempio che volessimo modificare qualche file di sistema. Quindi hanno i permessi hanno i permessi tutti a livello root, vediamoli, ls, meno la,
quindi sono tutti root o la maggior parte. Facciamo finta che vogliamo modificare un file di questi, ma noi siamo nell'R e facciamo parte di sudoers. Torniamo alla cartella dove abbiamo creato il nostro test.txt, che noi non abbiamo i permessi, però root sì. In questo caso, facendo parte di sudoers, noi possiamo, come NLR, eseguire con i privilegi di root che noi abbiamo per essere sudoers, nel gruppo sudoers, eseguire un comando, quindi sudo su divento root e eseguo come root, sudo il comando, quindi in questo caso io non lo potrei manco leggere, quindi sudo il comando cat test, mi chiederà la password e io ho ottenuto il mio cat. Mi chiede la password per dimostrare che sia NLR sia veramente NLR e non che al momento sta eseguendo comandi come sudo senza è un altro strato di sicurezza che hanno messo. Su molti sistemi bisogna abilitarlo, che ogni comando a livello sudo chieda la password, però di solito negli ultimi anni viene di default già impostata questa misura di sicurezza. Possiamo anche cambiare il proprietario e il gruppo, quindi con il comando home. Quindi se vogliamo cambiare a test dobbiamo farlo comunque con i privilegi sudo. Quindi proviamo NLR, quindi proprietario NLR gruppo test.txt ls-la quindi ls -l. Ora vediamo che è diventato NLR proprietario NLR gruppo. Creazioni dei file. Per creare un file abbiamo utilizzato Nano, che è uno dei più semplici da utilizzare. Potete utilizzare Vim, che ha molti comandi che vi permettono un utilizzo, è un po' più difficile da utilizzare all'inizio, però chi lo utilizza e impara tutte le scorciatoie a livello di tastiera ottengono molti buoni risultati. Per il giorno di oggi penso che abbiamo visto un po' i comandi base per muoversi dentro un sistema. Dopo vedremo altre variabili per i vari comandi e altri comandi più specifici o concatenazioni di vari comandi insieme, utilizzare comandi che richiedono argomenti diversi, vari argomenti. Quindi per il giorno di oggi è conclusa il primo video su Bash, spero che vi sia piaciuto e che non sia stato troppo pesante o troppo ripetitivo. Per concludere possiamo vedere come se abbiamo bisogno di uscire dal terminale possiamo utilizzare exit, come anche per uscire da root e tornare al nostro user possiamo utilizzare exit. UAMI per vedere se siamo NLR e per bloccare il sistema di processi, soprattutto anche quando si bloccano e vi riporterà al login.